Bentornati sugli Esauriti con Jacopo e Pat. E oggi parleremo di Albania e di Polonia, ma prima la nostra sigla. Bene, allora eccoci, partiamo subito con l'Albania che porta quest'anno Ronela Ayati con la sua Secret. Pat. Sì, allora, canzone che intanto ha avuto un revamp, ricordiamolo, quindi la canzone che ha vinto il Festival di Këngës non è poi la stessa, cioè è la stessa ma non è propriamente la stessa che arriverà all'Eurovision, non è propriamente nei miei gusti musicali, lo ammetto, però tutto sommato non è una brutta canzone, ha il suo perché. A me come a te non fa impazzire particolarmente perché lo trovo un pezzo un po' confusionario, nel senso che l'arrangiamento lo trovo un po' ballerino. Il testo non mi sembra particolarmente ricercato, soprattutto con l'aggiunta dello spagnolo in seguito, che io capisco sia stata una scelta per renderla più appetibile. Poi Ronela sembra una persona molto chiara su quello che vuole artisticamente e questa evidentemente è la sua cifra stilistica e va bene così. Io trovo che insomma questo revamp l'abbia un po' spostata verso lidi un po' meno qualitativamente alti. Ecco, questa è la mia impressione. Siamo d'accordo quindi che la versione prima del revamp fosse comunque migliore rispetto a quella dopo il revamp? Secondo me sì. Secondo me anche, mi piaceva molto di più la versione prima del revamp. Va anche detto che forse questo revamp è stato fatto anche per smarcarsi un po'. La fa diventare più elettronica, meno simile a quello che l'Albania ha portato spesso ultimamente. Quindi posso capire che fosse una sorta di scommessa per cercare di fare qualcosa di diverso. Scommessa vinta a quanto pare, perché piace a molti, quindi farà secondo me una buonissima impressione. Sì, perché poi alla fine l'importante è quello, nel senso io e te diamo un giudizio così, però effettivamente come hai detto tu agli Eurofan sta piacendo, non sta passando completamente inosservata, quindi evidentemente è vero, hanno fatto un ottimo lavoro. Con i revamp è una questione di gusti alla fine, perché c'è a chi piace la versione prima e a chi piace la versione dopo. Secondo me in generale un po' tutti i revamp quest'anno non hanno fatto chissà che meraviglie, ecco. Per quanto riguarda un possibile staging, cosa ne possiamo dedurre? Lascerà quello che ha fatto al festival? Secondo me no, ma probabilmente non andranno neanche troppo lontano da quello che abbiamo già visto nella loro finale. Penso sia giusta questa modalità molto guerrigliera, molto, no? Ricorda un po' Wild Dances, no? Quindi non penso che debbano deviare troppo da dove erano già. Ovviamente poi qualche piccola modifica ci deve essere perché si cambia il palco, si cambia l'obiettivo e quindi giustamente cambia anche poi la messa in scena. Però funzionava e demolirlo completamente, fare qualcosa di diverso potrebbe essere un po' troppo forse, un po' troppo rischioso più che altro. E per quanto riguarda invece il running order, lei aprirà la prima semifinale, sì. E dopo di lei ci sarà la Lettonia. Il fatto di essere la prima canzone della prima semifinale io lo trovo sempre un po' uno svantaggio, perché sì che da una parte hai tutto il pubblico concentrato su di te perché sei l'apripista, però dopo di te ci sono 16 canzoni diverse, 16 canzoni variegate che o hai un brano proprio d'impatto e forte o rischi di passare un pochettino sotto banco. Però secondo me la posizione iniziale, soprattutto se hai uno staging di questo tipo, se hai una canzone così, non direi di impatto, ma è molto estroversa come canzone, non so come dirlo in altri modi. Sì. Potrebbe essere invece secondo me una cosa positiva, però io la do per scontata la sua qualificazione. Questa canzone secondo me questo rischio non lo corre, cioè era proprio lì che volevo arrivare. Il primo posto potrebbe essere un problema per l'Armenia, ok? Giusto per citarne una. Poi che piaccia o non piaccia, però è con un bel ritmo che comunque ti prende, ti fa dire wow, sta iniziando l'Eurovision. Poi lei ha una presenza scenica secondo me molto forte, cioè lei si vede che va sul palco e ti vuole far vedere cosa sa fare, ti vuole far vedere la sua forza, la sua prorompenza, no, cioè dal punto di vista performativo ci siamo, alla grande. Per il fatto che si qualifichi sicuramente, penso di sì, non penso che avrà troppi problemi, però quest'anno, te l'ho detto, io faccio veramente fatica a individuare le 10 finaliste. Spero di sì, vedremo. Bene, spostiamoci, voliamo di
non troppi chilometri, dall'Albania alla Polonia, e parliamo di Hawkman con la sua River. A me piace, perché è il classico prototipo di ballad che a me piace. Mettiamolo subito chiaro e tondo. C'è un grandissimo però. Troppe ballad, troppa emotività, troppe cose pesanti, troppo. Insomma, mi sono rotta il cazzo in pratica, detto proprio chiaramente. No, non si può dire. Carino il testo, molto anche questa, molto intima come canzone. Però la domanda veramente è sempre la stessa. Quante canzoni così emotivamente profonde abbiamo voglia di sopportare poi in finale? Questo tra tutti i pezzi ballad o comunque che sembrano ballad, che danno quella sensazione lì, questo mi sembra quello meno problematico, nel senso che comunque ha un ritmo che in qualche modo, o meglio, la sezione ritmica è fatta in maniera da non essere troppo pesante, eccetera, eccetera. Secondo me c'è un unico enorme problema di questo pezzo, che è il ritornello. Questo ritornello non mi torna proprio, cioè mi sembra che abbassi la qualità di botto di tutto quanto il pezzo. Non so se ha dato anche a te la stessa impressione. No, non ho avuto questa impressione, anzi è uno dei ritornelli che più mi restano in testa in realtà questo. Secondo me non è stato un abbassamento di livello. Il problema secondo me della canzone è che è entrata nella mia playlist, quindi questo probabilmente è un problema mio di ricezione, però dopo Paesi Bassi, dopo Svezia, dopo Grecia, dopo tutte le altre che mi sono messe in playlist, quando arriva questa sono satura completamente. Cioè secondo me le altre ballad sono sotto certi aspetti fatte meglio a livello emotivo, non so come dire, cioè perché sì è molto bella, è molto emotiva, ma non abbastanza da poterti riprendere, ricoinvolgere. Non so se mi sono spiegata. No, mi torna quello che dici e sono d'accordo, perché l'arrangiamento secondo me non è al 100% giusto per questo tipo di pezzo. Per quanto a me non piaccia la cosa un po' opera, solamente Kate Miller-Hyde chi è riuscita a farmi apprezzare questa cosa, però avrebbe dovuto sbancare tutto, diciamoci la verità. Sì. Ma secondo me sono state fatte delle scelte in fase di produzione che le hanno un po' tarpato le ali, ecco, questa è un po' la mia impressione. Io non penso che avrà grandi problemi a passare. Te lo dico proprio sinceramente. Assolutamente no. Passare passa anche. Ma questa sarà anche una top 10 in finale. Sì. Cioè, sì. Abbastanza sicuramente, perché piace a tutti. Io sono un po' dubbioso sulla sua resa sul palco, perché l'ho visto, adesso non mi ricordo, forse era al pre-party in Israele. Lui non ha una grande presenza scenica, cioè lui rimane lì fermo e si dondola tra le due gambe e mi sembra una cosa che non mi fa particolarmente dire wow, che potenza. Sì, è quello che lo differenzia anche tanto, per dire, prendendo sempre un'altra ballad che io porto così, che lo differenzia dalla Svezia, ma questo è facilmente risolvibile in realtà poi sul palco, perché basta mettergli un contorno tale per cui lui non deve essere il fulcro dell'attenzione, cioè la sua canzone lo è, ma gli occhi poi dello spettatore sono direzionati da qualche altra parte. Sì, il movimento dovrebbe non essere gestito da lui, ma dallo staging circostante. Esatto, se si riesce a mettere su una cosa del genere è un problema assolutamente superabile, il fatto che non abbia una forte presenza scenica. Poi ti dico, in realtà io avevo visto un'esibizione live di non mi ricordo cosa, e tutto sommato con quello che il montaggio anche che avevano fatto, le telecamere e tutto, non mi sembrava così male. La voce tra l'altro è ottima, anzi ecco, una cosa che volevo dire è che questa è una delle pochissime canzoni di quest'anno in cui il live mi piace di più della versione in studio registrata. Per questo secondo me può funzionare anche, È chiaro che sia un professionista dal punto di vista vocale, non c'è assolutamente dubbio su questo. La Polonia si troverà nella seconda semifinale, in 14ª posizione, tra la Romania e il Montenegro. La Romania parleremo in uno dei prossimi video, non abbiamo ancora parlato, però comunque è una canzone molto baila, cioè molto movimentata, mettiamola così. Del Montenegro invece ne abbiamo già parlato, vi lasciamo il link qui sopra. E abbiamo visto come sia una canzone molto intima anche questa, emotiva, ecco. 14ª posizione, verso la fine ma non troppo alla fine, è la giusta cosa che ti serve dopo la Romania per calmarti un attimo, per ristabilire un po' l'emotività.
E sul Montenegro la spunta decisamente, cioè... Quindi secondo me il problema non sarà tanto Romania-Polonia, perché sono talmente diverse, talmente... secondo me sono anche godibili entrambe in maniera diversa, ecco, non c'è una cosa che ti fa mettere l'accento su una piuttosto che sull'altra, tranne appunto la vocalità di lui, ma quella comunque sarebbe stata importantissima in qualsiasi posizione lui si fosse trovato. Col Montenegro però appunto non c'è storia, non c'è proprio paragone, quindi non una brutta posizione, ecco. No, per niente. Va bene, direi che abbiamo un po' toccato tutti gli argomenti, per cui noi vi ringraziamo, vi ricordiamo di commentare, mettere like, fare tutta la solita trafila che noi vi chiediamo ogni volta, perché ci serve, raga, ci serve. E nulla, per oggi è tutto, grazie mille, alla prossima reaction, ciao!